Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo del significato della numerazione di Maison Margiela. Ragazzi, la sfilata artigianale di Maison Margiela ha incantato Parigi e continua a distanza di 2 settimane a riempire i social di chi ama davvero la moda. Queste figure dolenti in passerella, bambole inquietanti dalla pelle di porcellana e anche spiriti barcollanti alla ricerca del ruolo da impersonare in questo drammatico noir. John Galliano si è veramente superato, ragazzi, con questa sfilata che è stata una delle migliori degli ultimi anni. Io sono sempre stato fan di Maison Margiela, ho alcuni prodotti che avete visto nei miei video che indosso regolarmente, la qualità è super, è sempre stato un passo avanti rispetto agli altri, un'identità pazzesca. Oggi però non voglio parlarvi della sfilata, ma voglio parlarvi del sistema di riferimento numerico di Maison Margiela. Sono certo che avete già visto tutti il celebre logo del marchio. Si tratta appunto di un intervallo di numeri compreso tra 0 e 23. Ogni numero rappresenta una sezione diversa del marchio. Poi ci sono anche alcuni numeri che sono inattivi, tipo il numero 2, ma partiamo dal numero 0. Il numero 0 indica sia la linea di alta moda che la linea artisanale. A proposito di questa bisogna dire che uno dei tratti distintivi del design del brand è appunto il concetto del riciclo. In pratica vecchi capi e pezzi di design conoscono nuova vita attraverso una nuova appunto interpretazione, mixando e giocando con forme e proporzioni. Alcuni esempi possono essere il gilet da donna dei pezzi di piatti di ceramica, oppure il gioiello che non è altro che un tappo di champagne. Ragazzi, anche gli uomini hanno pezzi artisanal e questi sono rappresentati dal numero 0 e 10. Come pezzi famosi abbiamo la giacca con i guanti da sci, che è uno dei pezzi più notevoli del marchio. Il numero 1 rappresenta la collezione femminile, quindi tutti i capi ready to wear e non solo, che si possono trovare nei negozi appunto. Qui il marchio si esprime in tutta la sua creatività e crea pezzi insoliti e all'avanguardia per le donne. Il numero 3 rappresenta la linea delle fragranze del marchio. Ragazzi, il numero 4 rappresenta la linea da donna che vuole interpretare i pezzi basic, diciamo, in un livello più fashion. Invece abbiamo allo stesso tempo il numero 6 che è sempre una linea femminile, però vuole rappresentare più i pezzi indossabili giorno per giorno, ecco, ed è poi successivamente stata ribrandizzata come MM6, MM6. Il numero 8 rappresenta la linea dedicata agli occhiali del marchio, dove si trova un'interpretazione avanguardistica di Margiela. Poi ragazzi abbiamo il numero 10 che è riservato alla collezione uomo. In pratica ragazzi questa linea si rivolge maggiormente al mercato maschile, comprende il ready to wear per l'uomo e pezzi diciamo più basic. Come ad esempio io ragazzi ho un po' di pezzi, vi faccio vedere ad esempio questo maglione di Maison Margiela che ho da un po', che se non avete visto l'unboxing ve lo metto qua, vi faccio vedere appunto, ecco qua la numerazione e vedete qua il numero 10 cerchiato, appunto collezione uomo. Poi ragazzi abbiamo questo pantalone super di Margiela che vi ho già fatto vedere, che ho già unboxato, che invece adesso troviamo l'etichetta, eccola qui, come vedete ha il numero cerchiato 1 e il numero 10 anche allo stesso tempo. In pratica significa che questo pezzo è diciamo sia per la collezione uomo che per la collezione donna. Infatti Margiela ultimamente nelle collezioni ha messo vari pezzi unisex, diciamo genderless come preferite, sia per uomo che per donna. Poi ragazzi abbiamo il numero 11 che è la linea di accessori, quindi cinture, portafogli, borse e persino alcuni gioielli. Anche se in realtà la parte dei gioielli rientra nella linea 12 che rappresenta appunto la linea di alta gioielleria. Con il numero 12 ci sono tutti i gioielli che presentano la caratteristica di decostruzione, ma applicato a metalli e pietre anziché a tessuti, tipico dell'interpretazione di Margiela. Il numero 13 è il numero dedicati invece agli oggetti e alle pubblicazioni, perché a Margiela piace lavorare anche con le creazioni di oggetti di design. Questa linea è rappresentata spesso da oggetti bianchi che
è anche il colore simbolo della Maison, come tutti sappiamo. La maggior parte degli articoli prodotti per questa linea sono destinati, ragazzi, alla casa. Alcuni esempi: ricordo un DVD, una lampada, un portacandele, persino un orologio ricamato, se non erro. Poi, ragazzi, abbiamo la linea 14, che è la linea del guardaroba per l'uomo, che comprende invece solo prodotti essenziali. E quindi il corrispettivo della linea 4, l'essenziale appunto per le donne. L'ultima riga è la 22, che comprende la maggior parte delle calzature del marchio. Margiela è profondamente orgoglioso della manifattura delle proprie calzature. In questo si sono sempre impegnati a ricreare la miglior calzatura possibile. Questo vale sia per gli uomini che per le donne. Infatti, ragazzi, io ho qui una calzatura di Maison Margiela che chi mi segue conosce già, quella che ho. E vedete dalla scatola, ve la faccio vedere qui da vicino, è cerchiato appunto il numero 22. E questi ragazzi sono i Chelsea Tabi Boots, eccoli qua, con la famosa scarpa Tabi, in questo caso lo stivale. Avevo fatto anche un video a riguardo, che ve lo linko qua, sulla storia proprio di questa scarpa, perché è veramente il pezzo, diciamo, più famoso di Margiela, che contraddistingue il brand. E quindi io, ragazzi, non ne parlerò qua, ma ho fatto un video a riguardo, vi consiglio di guardarlo perché è molto interessante, in cui spiego anche la storia, e ve lo metto qua. Menzione onore per Margiela è la sua linea replica. Si tratta di una capsule collection che si concentra sull'appunto riproduzione di pezzi, mantenendoli il più possibile simili all'originale. Ci sono capi di abbigliamento e repliche di accessori fatti a mano, provenienti da varie parti del mondo. Ogni capo di abbigliamento è accompagnato da un'etichetta che descrive la storia e il materiale del capo di abbigliamento a cui è ispirato. L'esempio migliore è rappresentato dal modello Le Sneakers Bjarm, e la linea replica è molto importante anche nella gamma di profumi del marchio. Infatti Margiela cerca di creare le fragranze partendo da uno specifico stato d'animo o un'epoca. Io, ragazzi, sono super amante delle fragranze, vado spesso al PT Fragranze, anche soprattutto profumi e fragranze di nicchia, sono molto appassionato, magari farò un video a riguardo per condividere le mie esperienze. Però non ho nessuna fragranza di Margiela, e so che una delle fragranze più famose è del 2013 ed è nota come Jazz Club, che deriva appunto da un bar di Brooklyn. Poi abbiamo la linea Stereotype, che si trova solo su una serie di pezzi. Questo spiega solo che l'indumento si adatta all'idea stereotipata di abbigliamento e non è nulla di troppo sperimentale, rispetto magari a qualcosa di diverso come un modello work o un paio di pantaloni dalle proporzioni irregolari. Quindi, per esempio, sono le magliette che si vedono con appunto questa patch Stereotype. Con questa linea Margiela sta letteralmente difendendo l'abbigliamento stereotipato, e credo che sia un tentativo solo di essere ironico, diciamo. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete like, pollice in su, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!